Ciao ragazzi, eccoci finalmente a questa prima parte del tutorial su Bus PC 5. Attendevo quest'ultimo aggiornamento da tempo, un grazie infinite a Pierfrancesco Fravolini che ne cura tuttora gli sviluppi ed aggiornamenti. In descrizione tutte le indicazioni per il download ed altri tutorial a nome dello stesso Pierfrancesco. Bene, ci tenevo moltissimo a questo mio contributo per Bus PC, come del resto fatto anche per Cross PC, in quanto mi sento molto legato a questi due. Difatti ho iniziato da questi circa oramai credo 30 anni fa, come del resto per tanti altri appassionati credo. Bene, una volta scaricato ed avviato il programma, ci troveremo oltre a Bus PC 5 anche questo speaker PC 2. Questo ci servirà per poter generare o comunque creare il nostro driver per poter essere utilizzato poi da Bus PC. Ok, quindi avviamo prima speaker PC2. Benissimo, vedete che va a cercare direttamente nella cartella GR e nella sottocartella speaker il driver che io già per le prove ho generato prima. Ok, questa diciamo questo avvio si può modificare eventualmente. Comunque sia, annulliamo, andiamo in altoparlante. Ok, mettiamoci più comodo, facciamo indichiamo nuovo. Ok, la sigla del nostro altoparlante, che nella fattispecie questa volta utilizzeremo l'HVB 200 in versione 8 ohm. L'autore in questo caso possiamo indicare il costruttore, che è Ciare ovviamente. La data eventualmente si può modificare, aggiungere delle note, cliccare ok. Benissimo. Eventualmente si ha anche il seriale del driver, si può indicare. Ok, quando ci posizioniamo nella casella, sotto in leggenda ci viene indicato di che si tratta, cosa bisogna cercare e cosa bisogna digitare. Nel caso ci indica di digitare la impedenza nominale. Ci facciamo aiutare dal datasheet del driver. Ok, va benissimo. Ok, l'HVB 200 lo apriamo, ci mettiamo belli comodi, prendiamo innanzitutto i dati TS, quindi la potenza nominale la conosciamo, è 8 ohm, digitiamo 8. Vedete che sempre sotto viene indicato, voglio dire, che valore cercare e indicare. Del diametro nominale, che ovviamente è 200, non andiamo nemmeno a leggere visto che è un 20. La potenza in RMS ce la andiamo a, eccola qua, 130. Il diametro del foglio di montaggio, quindi quello che serve per montarlo, che è 184 mm. Poi la profondità, che è di 87. Se non è chiaro andate sempre a leggere in leggenda sotto. L'offset, che sta a indicare praticamente o l'altezza dello spider, quindi del centratore, o anche l'attacco del cono sulla bobina, che dovrebbe poi insomma rispondere all'altezza del diciamo del centratore, che in questo caso vedete qua che corrisponde sotto a questa freccetta, che la freccetta è circa un terzo di questa di 87. Ok, quindi se con la calcolatrice facciamo 87 diviso 3 abbiamo circa 29, possiamo arrotondare a 30. Ok, tanto un millimetro più, un millimetro meno non c'entra assolutamente nulla. Andiamo sotto, l'altezza del magneto non l'abbiamo,
vi ricordo che questi dati non sono necessari ai fini della simulazione nel modo più assoluto. Diciamo, le dimensioni del driver sono necessarie, saranno necessarie in futuro, perché Pierfrancesco mi sembra che stia sviluppando, lo sta facendo sicuramente, non so quando sarà disponibile. Si avrà la possibilità anche di generare un box, quindi saranno necessarie anche le dimensioni del driver per poterlo posizionare correttamente su questo e conoscere gli ingombri che questo ha anche per quanto riguarda il volume che occuperà nel box. Ok, quindi visto che state generando un driver e creando un archivio, facciamo in modo che questo archivio sia abbastanza completo o il più completo possibile, ok, per non andarlo a modificare in seguito. Bene, adesso il diametro del magnete 120, diametro della fancia, quindi il diametro diciamo esterno 224 mm sempre, ovviamente. Lo spessore è 7,5, va sempre digitato. La freccetta per proseguire, questa qua sulla destra, qua. In questo caso si vanno ad inserire i parametri TS, e questi sono divisi, come vedete, in 3 blocchi. Ok, ogni blocco vedete che c'è una nota di attenzione e vi dirà quali di questi sono necessari e quali no. Il fatto di poterli inserire tutti quanti non si incorre in nessun errore. Ok, diametro netto della superficie radiante, ovvero 169, torniamo sempre a leggere sul DS, la X max che vale 7, la R 5,5 ohm, frequenza di risonanza è 32, MMS 29,5. In questo caso dice inserire uno solo dei 3, ok, ma il fatto che si inseriscono tutti non compromette assolutamente alcunché. Ok, io li metto tutti visto che mi trovo 59, poi li confrontiamo tra quelli calcolati e quelli di grado. Al CMS non ce l'abbiamo, QTS, il QTS è 0,39. Io seguo a digitare, non ha nessuna importanza quali sono obbligatori e quali sono necessari, ok, poi vedremo in seguito. Lo si può anche seguire le indicazioni. QMS 7,5 e mi è abituato a inserire tutti i cambi comunque, e QS 0,41. ok, possiamo fare calcola qui con questo tastino. Benissimo, andiamo a vedere quello calcolato con quello dichiarato. Allora, MS l'abbiamo digitata, quindi non può essere uguale. Il VAS è stato ricalcolato a 58,9, prossimo a 59, ed era 59, esatto. Il CMS non l'abbiamo, quindi non lo possiamo confrontare. Il QTS l'abbiamo, sì, 0,39, QS 0,41,1, 0,41 uguale, identico. Il BLX 8,9 precisamente. Un SPL a 2,83 di 90, vediamo quello dichiarato 90,2. Non prendete riferimento il livello della risposta in grafico perché qui c'è un errore, ok? Poi Ciare correggerà in seguito perché in effetti ci siamo accorti insomma, dopo di questa cosa. Però diciamo, l'andamento della curva è esatto, c'è stato un piccolo errore qua di circa 1 dB, ok? Benissimo. Ora procediamo, ok? Il valore dell'LA 1000 ce l'abbiamo nel DS 0,42, quindi va digitato. L'AFA vi ricordo che è praticamente il roll-on della risposta in frequenza, vale a dire quando termina, quando cade, quando assume questa, diciamo, curva. Questo è caratterizzato da un breakup, quindi dobbiamo prendere come riferimento quella del breakup stesso, che vale praticamente 4000, ok?
questa qua. Quindi va digitato 4000. Il qua è nient'altro che il fattore di merito di questa curva, ok? Se è molto accentuato chiaramente crolla di netto, se è meno accentuato diciamo avrà una curva più dolce, detto in modo così diciamo alla buona. Il fattore di merito di 0,07 sta a indicare che praticamente è massimamente piatto, in questo caso non lo è, quindi dobbiamo creare questo picco aumentando il Q, ok? Stiamo, forse ho sbagliato qua, 4000, ah è così, un 0 in più. Benissimo, aumentiamo, dicevo, il Q, dobbiamo avere un valore circa 4000 di 95-97, mettiamoci a, abbiamo detto a 4000, ok, e dobbiamo avere circa 97, lira più, lira meno, ok, alziamo la frequenza, piazziamoci, eccoci qua, a 4093, abbiamo detto 95, 97, un altro pochino, aumentiamo ancora il fattore di merito, ok, benissimo. Adesso con l'attenuazione della risposta dobbiamo rendere più piatta questa qua, perché adesso tende un pochino a salire, ok, quindi scendiamo un pochino, ok, vediamo se abbiamo modificato, sì, un pochino l'abbiamo modificato, ci dobbiamo pensare a 4, quindi scendiamo, ecco qua, 96, 90, un pochino, ecco qua, perfetto, benissimo, ok, calcola per confermare, l'abbiamo ottenuto, ok, abbiamo ricopiato un pochino fedelmente tutto l'andamento, non era necessario ovviamente perché noi ci interessava solo la parte in basso della risposta, perché andremo a calcolare solo intorno diciamo dai 200 a scendere giù, però visto che stiamo creando e archiviando questo driver che può essere utile in seguito, carichiamo perfettamente anche la risposta, no? Con tutti i dati che abbiamo visto anche per quanto riguarda le geometrie degli incontri, no? Ok, quindi clicchiamo ok, ci chiede se effettivamente i dati inseriti, ci conferma se i dati inseriti sono corretti, diciamo di sì, confermiamo, andiamo su file e clicchiamo su salva, ok, nella cartella gr speaker, ok, già è presente perché ho fatto una prova prima, volendo si può decidere di dover scrivere, possiamo anche fare conferma. A questo punto abbiamo generato il nostro driver, adesso possiamo caricarlo in bus pc, possiamo anche chiudere questo eventualmente, bus pc lo avviamo, possiamo anche chiudere, questo non ci interessa, benissimo, ok, andiamo in file, facciamo nuovo, presente 1 non ci interessa salvarlo, nuovo, ok, possiamo nel caso dare un nome al progetto, possiamo indicare lo stesso woofer per essere più semplici, diciamo anche in seguito per rintracciarlo, hvb
400 in versione 8, quindi omettiamo l'impedenza, l'autore che sono io, ok, la data si può modificare, si può aggiungere una nota nelle descrizioni, si conferma con ok. Benissimo, si carica, ha notato un valore anomalo, quindi ci ha dato un errore, ok. Ora la prima domanda che abbiamo caricato, ecco qua il nostro woofer con tutti i dati, vedete sotto, ecco qua come decende, con tutti i dati inseriti in precedenza. Bene, no, è sempre riferito a questo che il volume è 0. Bene, allora la prima domanda che ci dovremmo porre, la più lecita tra le tante, è con quale carico bisogna, con quale carico dobbiamo, diciamo, progettare, dove bisogna caricarlo questo nostro driver, se in bus reflex, in sospensione pneumatica, dove cioè, non possiamo certamente fare dei tentativi, perdere il tempo, incorrere in errore per, diciamo, specialmente quando si è inesperti, si può guardare un dato e voglio dire essere insufficiente, questo dato può essere fuorviante, guardare semplicemente ad esempio la risposta in frequenza. Quindi come orientarci in tal senso? Bene, ci può aiutare l'EBP, ok? L'EBP è una formuletta che ci dice se questo driver in questione può essere caricato in gas reflex o in cassa pneumatica, ok? E nient'altro che un rapporto tra l'FS e il QS del nostro driver, ok? Valori diciamo superiori a 100 o intorno o vicino a questi, l'altoparlante dovrà essere caricato in bus reflex, sotto i 50 o valori vicini a questo va caricato in cassa pneumatica, valori intermedi tra 50 e 100 è indifferente, però ovviamente più i valori diciamo si accostano all'uno o all'altro è indicato scegliere questo carico. Benissimo, quindi prendiamo una calcolatrice e digitiamo la FS che è 32, il rapporto vuol dire che si fa diviso il QS che è 0,41, facciamo uguale, un valore di 78 che è molto vicino a 100, quindi il nostro driver dovrà essere caricato in bus reflex. Siamo obbligati? No, assolutamente, possiamo anche caricarlo in cassa pneumatica con una sospensione pneumatica di si voglia, ma ovviamente avremo prestazioni inferiori o diverse, ok? Certamente non lo sfruttiamo al meglio. Benissimo, quindi abbiamo la certezza matematica che il carico indicato per questo driver è un bus reflex. Quindi clicchiamo in alto a sinistra sulla linguetta e scegliamo il bus reflex, ok? Benissimo. Ora dovremmo innanzitutto, prima di simulare qualche cosa, definire i parametri del sistema, vale a dire che quanta potenza dobbiamo applicare al nostro altoparlante, visto e considerato che il nostro altoparlante di 130 watt RMS, andiamo alla voce potenza, decidiamo 130, ok? Definiamo la frequenza limite musicale, che in questo caso è fissata a 40, vale a dire che il sistema sotto i 40 Hz diciamo non considera tali frequenze, ok? Si ferma a 40. Potreste dire perché? Perché in effetti in un brano musicale o comunque sia anche per quanto riguarda strumenti musicali non esistono frequenze continue, ok? Flat a 40, cioè ci possono essere frequenze sì sotto i 40 ma di livello molto inferiore e comunque impulsive, non certamente statiche, ok, che possono compromettere il funzionamento del nostro altoparlante. Quindi di norma è buona norma non considerare frequenze sotto i 40, ok? Benissimo. Oltretutto bisogna capire se questo driver deve essere pilotato direttamente da un amplificatore, magari diciamo predisposto solo a questo, è chiaro?
in caso di un subwoofer, voglio dire, si usa degli amplificatori dedicati, quindi non hanno crossover, ma se questo altoparlante deve essere, diciamo, gestito da un crossover, sicuramente avrà una resistenza in serie delle bobine, ok, che in questo caso, voglio dire, valori medi si girano a secondo le qualità e la tipologia, variano dal 0,3, 0,35, 0,4, 0,6, un valore intermedio è 0,4 e va digitato in questo campo. Sopra troviamo l'MA, che nient'altro che una massa aggiunta che si può aggiungere ovviamente a quella del cono per cambiare i parametri. Nel questo caso lo vedremo in seguito, ok? Diciamo che l'RA è necessaria perché in effetti il nostro altoparlante non è un subwoofer, quindi sicuramente andrà in un sistema multivie e ovviamente ci sarà un crossover, quindi la RA va digitata, ok? Benissimo. Allora, fissata la potenza, fissato il limite e la RA, possiamo andare in questa voce allineamento e scegliere questi standard, questi allineamenti standard, ok, che non sono altro che, diciamo, volendo, sono dei preset, sono degli allineamenti studiati affinché si possa avere una determinata estensione con un determinato Q di sistema, ok, Q di risposta, volendo, scusatemi. Cosa vuol dire? Allora, innanzitutto facciamo pulizia nel grafico andando nelle opzioni, togliendo la mille e la molle che al momento non ci interessa, mettendo in evidenza la risposta in frequenza aumentando il tratto. Possiamo anche estendere la frequenza sul grafico a 2000 volendo, ok? Qua si va a regolare la griglia, qua si mette in evidenza le scale e titoli, e la frequenza per quanto dicevo prima. Anche lo smoothing eventualmente si può passare da un terzo di ottava, un sesto a un'ottava addirittura, ok? Quindi confermiamo con ok. Benissimo, questa è la risposta in frequenza del Bessel, ok, di quarto ordine, perché in effetti siamo in reflex e caratterizzato da un quarto ordine. Benissimo, come vedete ogni allineamento avrà il suo volume e la sua FB, frequenza di accordo. Ogni allineamento sarà caratterizzato da queste due variabili, vedete? Quindi facciamo pulizia. Quindi, come dicevo, questi allineamenti determinano una risposta del nostro sistema con un determinato Q, ok? Il Q è nient'altro che questa diciamo parte della risposta in frequenza del nostro sistema, caratterizzato da questo ginocchio che è nient'altro il roll-on del sistema. Quando non figura nessun guadagno si può definire massimamente piatto, quindi non avrà nessun incremento, non sarà deficitario, cioè non presenta un deficit, non ci sono attenuazioni, ok? Quindi quando questo è piatto abbiamo un Q di 0,07 pardon, ok? Quindi avremo un massimamente piatto che è nient'altro che diciamo un battlefield, non mi veniva, pardon, ok, è caratterizzato da questo tipo di allineamento e in effetti vediamo che il roll-on è all'altezza del roll-on è massimamente piatto, abbiamo questa caratteristica estensione, ok? Poi ovviamente variando il Q si può avere sovrasmorzato, quindi abbiamo una leggera attenuazione, o diciamo sottosmorzato e quindi abbiamo un incremento in quest'area. Ad esempio mi sembra che si può avere, eccolo qua, questo è un Chebyshev, ok, un russo, un matematico russo che ha studiato questa curva, in verità non è una curva ma
diciamo è una formula, ok? Vabbè, comunque sia, è caratterizzato da questo Q, come dicevo, e da questa estensione del sistema. E ovviamente, come avrete notato, ogni qualvolta si sceglie un allineamento variano due parametri essenzialmente, ovviamente il volume e la FB, ok? Quindi volendo si potrebbe semplicemente scegliere tra questi allineamenti quello che a noi piace, soddisfa, ok? Né più e né meno, ad esempio, ok? Un best seller, questo qua, un sovrasbozzato, leggermente, molto esteso, e gli altri, ok? Si sceglie, stop, finisce là, ok? Ovviamente, come abbiamo visto, quando i vari allineamenti cambiano il volume e la FB. Quindi cosa vuol dire? Che questi allineamenti sono caratterizzati dalla variazione del volume e della FB. È chiaro? Ci può essere una condizione che ci potrebbe impedire di scegliere un determinato allineamento. Quale potrebbe essere? Potrebbe essere il volume, cioè in effetti non avere lo spazio disponibile, ok? E allora a quel punto potremmo fare un discorso inverso, partire da un volume e cercare di avere la massima prestazione da questo. Come ad esempio potremmo avere a disposizione 38 litri, ok? Ecco qua. Con 38 litri abbiamo questa risposta in frequenza, la possiamo leggere più specificamente nella F3, ok? Quindi abbiamo un F3 a circa 42, abbiamo un'escursione a 14 a 45 Hz, cioè praticamente qua, eccolo qua, ok? Qualcuno potrebbe dire a cipicchia, cioè già abbiamo superato la X-Max, non va bene, nel modo più assoluto, ok? La X-Max non è nient'altro che un rapporto tra il traforo e la bobina che sta a indicare che praticamente il sistema resti lineare entro questi limiti, ok? Ciò non toglie che l'altoparlante può lavorare tranquillamente fuori dal regime lineare, e aggiungo i limiti in bassa frequenza per quanto riguarda un trasduttore sono dettati dalla XMAC o, lo voglio dire ancora meglio, dalla XVAR. La XMAX è il limite meccanico, cioè oltre il quale tale limite il driver potrebbe danneggiarsi, e in alcuni casi può essere anche 5 volte la X-Max, ok? Quindi da 7 passare a 35, per dire, ok? Nel nostro caso potremmo diciamo dare per buono un valore di 2, un fattore di 2, quindi ragionare su una X-Mac pari a 14, 15, 16 per restare più che tranquilli, ok? Ma posso assicurarvi, voglio dire, che sono valori ben diversi, molto più alti. Bene, allora, quindi assoldato che superata la X-Max non succede assolutamente nulla, anche valori pari al doppio come nel nostro caso, ma potrebbe essere anche il triplo, ma diamo per buono il doppio, ok? Benissimo, allora con 38 litri abbiamo questo diciamo andamento della risposta. Cosa possiamo fare? Possiamo fare tante cose, ad esempio io prediligo una risposta possibilmente piatta e poco estesa, quindi io cercherò in tutti i modi di avere una risposta piatta il più possibile. Come farlo? Ovviamente non potendo variare il volume vado ad operare sulla FB, ok? E la provo a aumentare, ecco qua, puliamo, ok? Siamo quasi flat a 50, ok? Nella fattispecie abbiamo ottenuto una F3 a 39 Hz. La nostra escursione sta ancora diciamo in un campo di, diciamo, di sicurezza,
infatti stiamo a 13, abbiamo dato per un Xmax a 14, stiamo più che tranquilli, e l'abbiamo giusto a 50, ok? Piccola parentesi, in bus PC non abbiamo il QA, ma abbiamo solo il QL, in quanto è stato deciso che per quanto riguarda il bus reflex la quantità di fonoassorbente, quindi lo smorzamento e quant'altro dovuti dal fonoassorbente, è stato deciso di ridurre al minimo la quantità e di considerare solo su quelle delle pareti. Stop, punto. Ok? Quindi eventualmente stiamo simulando, vogliamo progettare attraverso bus PC, bisogna considerare solo il fonoassorbente sulle pareti nella minima quantità possibile, ok? Il classico strato, né più e né meno. Per quanto riguarda invece il QL, che sono le perdite dovute alla struttura del box, queste per quanto riguarda il bus reflex si può assumere valori che vanno tra i 5, diciamo, per volumi molto grandi, diciamo intorno ai 300, e per quanto riguarda volumi intorno ai 30 litri, come nel nostro caso, anche 40 litri più litri meno, un valore di 7 come indicato, ok? Benissimo. Sotto abbiamo il diametro invece del condotto, ok? Che adesso è indicato come 69 mm, e di conseguenza abbiamo una lunghezza di 219 che è pari a 21 cm circa 22. Ovviamente il diametro lo si può aumentare con queste freccette, di conseguenza aumenterà, perché sono in rapporto diretto con il non rapporto diretto, pardon, il rapporto con la lunghezza, infatti aumenta. Laddove, voglio dire, abbiamo necessità di avere il minimo diametro possibile, si digita 0 e si dà invio, e 69 mm è il minimo, come indicato in precedenza, ok? Per non creare turbulenze per quanto riguarda la velocità dell'aria attraverso il condotto. Questo per quanto riguarda condotti dritti, voglio dire, troncati e non svasati. Nel caso in cui, voglio dire, si volesse dare dimensioni diverse del condotto, si può usare altri mezzi, ok? Benissimo. Detto questo, come era valido anche per Cross PC5, non andrebbe utilizzato, o in genere tutti i simulatori non andrebbero utilizzati per diciamo raggiungere uno scopo che realizzare il crossover, realizzare il box per quanto riguarda insomma la progettazione, e non limitarsi semplicemente a questo, ma capire in effetti come e perché questo si ottiene, ok? Ad esempio è interessante vedere come varia l'escursione in funzione della risposta, ok? Facciamo un piccolo esperimento per capire quanto può essere interessante approfondire determinati aspetti. Allora, questi risultati li abbiamo ottenuti applicando una potenza di 130 watt, ok? Penso che sia chiaro tutto il concetto che abbiamo espresso attraverso gli allineamenti e il rapporto che esiste tra il volume e la FB. Ok, credo, insomma, spero di esserci riuscito. Dicevo, applicando una potenza diciamo non di 130 watt, che è quella diciamo massima dissipabile dal nostro driver in funzione di segnale continuo o RMS, applichiamo ad esempio 70 watt. Possiamo notare che subito l'escursione si abbassa, ok? E raggiunge i 9 mm. Benissimo. Allora abbiamo diciamo recuperato, ok, questa escursione, e la possiamo sfruttare facendo scendere ad esempio il nostro diffusore in bassa frequenza, quindi estendendo la frequenza. Ovviamente per avere più estensione dal nostro diffusore bisogna aumentare il volume, che è una diretta conseguenza, non ci sono altre possibilità. Quindi aumentiamo il volume, vediamo
subito che la risposta scende. Ok, puliamo un attimo per capire. Guardate, stiamo quasi flat a 40, abbiamo ancora un'escursione a 10, quasi 11, quindi volendo possiamo ancora scendere, però in questo caso vediamo che il Q inizia ad alzarsi, infatti si inizia ad avere un guadagno, vedete? In questo caso bisogna abbassare un pochino la FB e stiamo ancora con un'escursione a 11 lontano dai nostri 14 assunti, ok? Volendo possiamo ancora scendere, okay, puliamo, rendiamola massimamente piatta, abbassiamo l'FB, puliamo e abbiamo raggiunto la bellezza di un F3 a 29 e siamo quasi flat a 37. Questo perché abbiamo applicato 70 watt invece di 130, ok? Per restare ancora con un'escursione, dicevamo, di 12 mm, ok? Ben lontana dai 14 e lontanissime dai presunti 21 o 28, ok? Difatti, se riportiamo a 130, la nostra escursione arriva appena a 16, ok? Nonostante tutto abbiamo un F3 a 29, ok? Qui, se vi fidate del vostro driver, possiamo avere con un volume di 71 litri e un FB a circa 31 un F3 a 29 e 50, un dato di tutto rispetto per un 20 mm, ok? Benissimo. Detto ciò, mi fermerei qui. Spero di essere stato chiaro. Laddove non lo fossi stato, mi fate sapere. Se desiderate essere aggiornati, vi invito a iscrivervi al canale. Alla prossima, ciao!